Ma buongiornissimo a tutti, siamo alla partenza, caffettino bevuto, sono le 6:37. È partito, fatti i primi 7-8 km, situazione molto tuscany già. Cominciamo a fare prime pedalate, sole bacia i belli, i brutti, dipende un po' dal punto di vista. Bello, già ci siamo. È stata la prima, chiamiamola mangia e bevi. Ci siamo appena sparati un murettino di 200 metri molto pepato, molto. Ciao, saluta il popolo. Salittona qua. Che spettacolo. Comune di Sassetta. Bellissimo borghettino e poi un po' di boschettini. Niente male, proprio niente male. Sì, va bene, ma cosa ve lo dico a fare? Mamma mia, che spettacolo! Così la voglio io la Tuscany, così, tutta così. Mamma mia! Chilometro 30 circa. Passaggio acquoso, acquifero, freschezza, però diciamo che serve per lavare le scarpe e le ruote. Il mare è in lontananza, il mare, si arriva al mare. Volevi non fare un bel portage, attraversamento binario. Adesso raga, prendo il treno per una baita. Signori e signore, il mare. Dronatina su Follonica, direi niente male. Adesso ripartiamo, ho approfittato per una sosta. La temperatura si sta alzando anche velocemente, ma estremamente piacevole. Adesso qua ha cambiato il treno, prima era con un treno di Gentaglia che andava forte, molto forte. Siamo arrivati al pezzo in comune con l'Ampaved, fatta circa un mesetto fa. Si faceva in questo senso, qua c'è un barettino, si stanno tutti fermando a bere qualcosa. Situazione direi decisamente non male. E poi comincia il sentierino. Spettacolare questo tratto, che appunto con l'Ampaved si fa al contrario, si fece al contrario. Bellissimo.
spalle il camping Punta Ala che ha ospitato l'Ampaved. Infatti qui è zona che avevo già visto, una meraviglia, una meraviglia. Adesso qua un po' di piana, abbiamo fatto un paio di strappetti lì sopra Punta Ala, belli, però il caldo inizia a farsi sentire, iniziamo a avvicinarci ai 30 gradi, meglio il sole che la pioggia, però adesso un po' in campana, fondo smossissimo, sabbioso, però volevo farvi vedere che spettacolo. Castiglione della Pescaia, bella storia, bella storia, mare, gente che fa il bagno tipo, e si va. Qua c'era il punto ristoro alla Ampaved, qui da queste parti ci stava, ristorino adesso qua. Vabbè. Sono quasi mezzogiorno, chilometro 100 e qualcosina, caldino, ore 13, chilometri 110, siamo un po' in mezzo alla Toscana, stiamo andando un po' nell'entroterra. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma di che cosa stiamo parlando? Chilometro 115 circa, temperatura, la volete? 36 segna il Garmin, 36, vabbè, magari un po' spallato, a 36, andiamo! Fa caldo, fa molto caldo, chilometro 130, non c'è un paese neanche a morire, vorrei mangiare, non c'è un paese, ho beccato il tratto quello giusto, qualcosa mi dice che quella farà molto male. Bello, che sono bella, ma forse anche un po' troppo caldo. La Castiglione Pescaia che non c'è un paese, la mannaggia. Salitella smossa, niente male. Non so neanche dove stiamo andando, non ho ancora pranzato, fame. 150 chilometri, sostina gelato fatta. Dopo mi fermo, dopo un 30-40 km senza neanche un paese, un caldo torrido, gelato mangiato, top. E adesso ripartiamo, sfruttiamo le ore di luce, vediamo di andare avanti e arrivare il più avanti possibile. Si alternano tratti veloci, tratti sconnessi, lenti, un po' più difficili, con fondi irregolari, però raga, poi arriva questo. Ma che fighetto che sei! Grande! Spettacolo! I cipressi toscani. Ore 17, chilometri 170 quasi, e dovremmo essere alle porte di Montalcino con annessa salita a quanto dicono. Pausa cochina, si stava tutta, avevo voglia di una cochina, e guardate qua, eroica strada bianca, Col d'Orcia, signori, the show must go on. Salita per Montalcino, figliuoli miei, sono quasi 5 km e 300 metri di dislivello, è iniziata da qualche centinaia di metro, si sale. Adesso da qua incomincia la vera Tuscany, perché
le salite sono tutte qua, situazione devasto, si molla un cazzo, si può dire, vabbè, forse non si poteva dire, vediamo, c'è un temporale che gira tutti gli anni, qua piove, cioè non so, c'è la macumba sul Montalcino. Vamos, guardate, siamo a 170 km, ve l'ho già detto, la morte totale. Allora la salita per il Montalcino è divisa in due, primo muretto fatto, adesso questo piano fotonico, perché è fotonico ragazzi, poi arriva la botta, non so se si vede, arriva la botta che c'è un bel muro, il Montalcino presumo sia quella davanti a noi. Fermo mezz'ora perché ho avuto un problema col Garmin, usciva una scritta blank data screen mai vista, cercando su Google praticamente con la batteria molto bassa nel fare un ricalcolo va in blocco, va in schermo nero praticamente. Non allarmatevi, adesso vabbè, io ho virato per una fontanina, quindi ha fatto il ricalcolo, e se vi succede fermate la traccia, mettetela in, fate stop, così non la perdete, ok? Spegnete il Garmin e tipo adesso l'ho messo sotto carica con la power bank, lasciateli 5 minuti, riaccendete e come per magia torna tutto a posto. Non allarmatevi, non spaventatevi, io ci ho perso mezz'ora, però vabbè, fa parte del gioco. 18:30, un aggiornamento, 2000 metri di dislivello portati fuori, 180 km e sto anche quasi bene. Dio, le salite mi sembra di morire, però per il resto sto bene. Che spettacolo. Comunque mi sono fermato perché è qualcosa di pazzesco, cioè non so se la GoPro riuscirà a rendere la vastità, cioè questa va bene, la strada dell'eroica, la mia ombra lì sotto bellissima, strade bianche, queste sono strade bianche, proprio bianche, cioè questa è la strada bianca per chi non l'avesse mai vista, e la vastità di colline, cioè io sto in Franciacorta che per l'amor del cielo è un posto bellissimo, ma qua è pazzesco, fuori di melone, cioè quella rocchetta, quella chiesa, sarà una chiesa, sì. Ah, però la discesa, niente, vi saluto a tutti. Ore 19:30 signori, il sole si sta quasi per salutare, oddio no, ancora 2 orette in teoria. Allora non so di preciso dove sono, ma sicuramente siamo un po' alticci perché a parte le salite fatte e poi l'aria è frizzantina, mi sa che sarà quasi ora di coprirsi un po'. Che spettacolo, che spettacolo. Dai, andiamo avanti. Di questi ne avrò già visti, questi casolari ne ho già visti non so quanti, ho perso il conto, da vicino, da lontano. Che spettacolo. Ancora salita, c'è gente a piedi, è dura questa qua erano 8 km e se non ricordo male 600 di dislivello, non finisce più, è infinita, durissima. Chilometri non avanzano, siamo a 190 scarsi, però tutta salita, il dislivello è una salita a quasi 2,4. Siamo dico siamo, ma sono io e lei. La situazione però sempre topping, ma che topping bello,
Mi ricorda un po' Tregnago, così vagamente. Per chi non sa dove si trova Tregnago, è in Veneto, e ci facevano una gran fondo, ci fanno, scusate, una gran fondo. Io ho fatto una volta o 2 o 3 questa gran fondo bellissima, mezzo ai vigneti. Guardate, guardate cosa troviamo a Montalcino. Ma parliamone. Quel furgoncino là in cima. Raga, sosta cibo qua, per forza, se no shock down totale proprio. Ah, ma quando cazzo parte oggi? Ciao. Montalcino, dopo che ci hanno fatto fare il giro del mondo per arrivare, dopo domani da qua parte l'eroica, è tappezzato, ma dove sono bella gente, guardate, meraviglius, giro veloce che ci gira la testa. Ci faccio vedere un po' di eroica, dai. Guardate, dalle porte del castello medievale, Montalcino è bellissima. Qua sotto c'è tutto pronto per l'eroica. La sigla è così. Chiesto parte dopo domani. Domani c'è la consegna pacchi, pacchettini e compagnia al cantante. C'è un gatto che vuole rubarmi la bici. Gatto, fai il bravo. Ciao bello. Guardate. Il gagatto. Ciao, mamma ok. Ciao, sei un bel gatto. Sei il gatto di Montalcino. Il gatto di Montalcino. Bene ragazzi, una volta lasciato il gatto di Montalcino, molto carino, purtroppo le immagini sono ben poche causa notturna e causa poca voglia, sinceramente. Ho cercato subito cibo, come vedete ho trovato una pizzeria, e con lo scendere della notte ho deciso di ripartire. Ripartendo da Montalcino mi sono, diciamo, gustato un po' lo scenario dell'eroica, tutta bella addobbata, fantastico come potete vedere dalle immagini, e successivamente lascio questo fantastico paese. Subito fuori dal paese trovo 2 ragazzi toscani che anche loro decidono di pedalare di notte. Decidiamo di farci compagnia a vicenda e proseguiamo la nostra pedalata in queste vallate oscure, direi. Purtroppo da lì a breve i ragazzi mi abbandonano perché trovano altri amici. Attraversando altri paesi, come vedete nelle immagini, la destinazione successiva è Pienza, dopo 220 km. A Pienza faccio una brevissima sosta e ancora proseguo in direzione di Buonconvento. Ora, visto che c'è un filo di luce, sono a Pienza, mezzanotte, forse anche passata, su questa strada che è una strada bianca. Sto facendo la strada dell'eroica. Aspettate che uso questo faro. Essendo le strade dell'eroica sono strade bianche larghe, quindi per il momento vado ancora avanti. Purtroppo non riesco a fare vedere niente. No, la bici, dai, proviamoci ad andare avanti un po'. Dove dopo 250 km decido di fermarmi e dormire su una panchina. Sì, avete capito bene, mi sono fermato a dormire su una panchina dietro le mura di Buonconvento. Circa un'oretta di sonno, più o meno, e poi l'incubo totale. Non riuscivo a prendere sonno, tutti i rumori erano i miei, insomma, un disastro. Dalle 3 alle 5 sono rimasto seduto sulla panchina in attesa delle prime luci dell'alba per evitare di attaccare di nuovo power bank, luci e quant'altro, finché finalmente alle 5:15, 5:20 decido di ripartire, ma questo lo vedrete nella prossima puntata. Ciao!